Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Oggi diamo campo libero ai nostri corrispondenti che ci raccontano un pezzo alla volta un'Europa sempre più a prova di comunità. Cominciamo facendo un passo indietro e tornando al tema del voto europeo. Purtroppo l'affluenza non è stata alta dappertutto, in alcuni casi molto bassa, ad esempio in Italia per la prima volta siamo andati sotto il 50%, nonostante sforzi come quello che nel nostro piccolo abbiamo fatto nell'arco di questi 2 anni per spiegare l'importanza del voto europeo e quello che viene fatto in tutti i paesi dell'Unione Europea. E allora Laura Bannier è andata in Lussemburgo, uno dei paesi con l'affluenza più alta, sopra l'80% ai pari del Belgio, per vedere come è stato affrontato il tema e come il Lussemburgo ha provato a comunicare con i giovani per convincerli ad andare a votare. Hi everyone, this is Laura Bannier reporting for EU. Ciao a tutti da Laura Bannier per EU Factor Next. Siamo in Lussemburgo per incontrare Sam, un giovane changemaker del progetto Morin24. Attivo in tutti e 27 gli stati membri, il progetto punta a informare gli elettori più giovani in vista delle elezioni europee. Morin24 è un progetto importante, finanziato e tenuto in vita dalla Youth Card Association d'Europa. Morin24 is a very dynamic project. Morin24 è un progetto importante finanziato e tenuto in vita dalla Youth Card Association d'Europa. Io lavoro come changemaker in Lussemburgo, ma giro anche per diversi paesi europei per formare gli altri changemaker che hanno promosso il voto europeo in questi mesi, rispondendo a domande, creando eventi, mettendoli in contatto diretto con politici europei talvolta. All trying to promote youth in In alcuni casi bisogna partire dalla base spiegando ai più giovani addirittura cos'è l'Unione Europea, come funziona, cosa che purtroppo tanti non sanno. Solo in Lussemburgo abbiamo coinvolto più di 400 giovani negli eventi da noi organizzati e ne abbiamo raggiunti altri 10.000 sui social media. On social media, so for a small country like Luxembourg, we're very, very proud. So we hope that Il nostro obiettivo, la nostra speranza è convincere i giovani a votare in massa nel futuro per curare i loro interessi. Speriamo che il progetto Morin24 viva a lungo e se ne aggiungano altri con lo stesso obiettivo. Magari anche quando le elezioni non sono imminenti, coinvolgere i giovani nel futuro dell'Unione Europea ogni giorno è assolutamente necessario. that the youth is engaged and incorporated into the work of the European Union. Ringraziamo Laura e ci facciamo portare da Boris Abramovic a Bologna, perché durante la sua visita italiana Boris è andato a visitare un luogo che era ai margini ormai della vivibilità della sua comunità e invece è tornato al massimo splendore. Stiamo parlando di Piazza Lucio Dalla, che non è soltanto dedicata a uno dei cantautori più talentuosi e più amati d'Italia, ma è diventata anche il luogo di comunità, di aggregazione nel centro Katia Bertasi. Letteralmente rivitalizzato questo luogo e fa tantissime attività. Vediamole. Ci occupiamo della gestione della casa e con tante attività diverse rivolte alla cittadinanza, e questo è un luogo che vuole essere di accoglienza, un luogo dove creare partecipazione da parte dei cittadini e delle cittadine, e qui facciamo diverse attività culturali, sociali, ricreative. Un altro punto focale di questa casa di quartiere è sicuramente l'osteria sociale Kebazza, che appunto sta diventando sempre di più un momento di scambio, di incontro della cittadinanza e che vuole anche valorizzare l'inserimento lavorativo di persone fragili. Quindi attraverso questo progetto cerchiamo appunto di dare valore e di contribuire a rendere queste persone in situazioni di fragilità sempre più autonome, e che il loro lavoro diventa anche un valore per la comunità. La piazza era diventato un luogo un po' abbandonato, comunque poco vissuto dal cittadino, e quindi era diventato un luogo un po' anche che veniva percepito come o pericoloso, comunque un luogo buio. Dall'inizio invece delle nuove progettualità, che ha coinvolto inizialmente sicuramente Dimondi, Estragon e Dimondi, ha subito un grande cambiamento.
quindi con tutte le attività che sono state realizzate, attività sociali, culturali e ricreative, ha preso di nuovo vita, non solo la piazza ma anche tutto il quartiere, cioè è diventato un luogo di aggregazione veramente molto importante proprio per tutta la Bolognina. Con la nascita poi successiva della casa di quartiere, Katia Bertasi, questo trend, questo cambiamento è esploso ancora di più. È stata importantissima sicuramente la collaborazione che c'è stata tra la piazza e la casa di quartiere e che sta iniziando sempre di più a creare delle relazioni sempre più strette, proprio perché ci fosse questa continuità, no? Quest'idea che ci può essere di un luogo che sia tra dentro e fuori punto di riferimento per tutta la comunità. E dopo Laura e Boris andiamo da Christophe, che come forse ricorderete vive a Groninga, nel nord dell'Olanda, una zona ricca economicamente e di opportunità, ma un po' remota, nei confronti della quale qualcuno guarda con un po' di diffidenza, non è troppo convinto di volerci andare a vivere. Per questo motivo a Groninga e nel nord dell'Olanda esiste un centro apposito per fornire tutti i servizi, tutte le indicazioni che facilitino, diciamo, tutto il contesto necessario ad acclimatarsi. Vediamo. Hi, I'm Christoph Schweiger for EU Factor Next. Ciao, sono Christophe per EU Factor Next e oggi incontriamo Fer. Fer lavora al centro di accoglienza internazionale di Groninga in Olanda e ci spiega come i servizi che troviamo lì possono aiutare i giovani europei che si trasferiscono nei Paesi Bassi. Il centro d'accoglienza internazionale Center North è un'organizzazione internazionale al servizio delle persone che vogliono lavorare o vivere nel nord dell'Olanda, a Groninga, Friesland e Drenthe. Li aiutiamo a trovare casa, forniamo informazioni, agevoliamo le pratiche per l'immigrazione, quali l'ottenimento del permesso di residenza, ma organizziamo anche eventi per aiutare i nuovi arrivati a socializzare. Tra i nostri programmi di integrazione abbiamo quelli per l'apprendimento dell'olandese, gite alla scoperta del nord del paese e delle sue città e tutta un'altra serie di iniziative per connettere fra loro le persone che hanno un'indole esterofila, ad esempio i gruppi di giochi da tavolo, i gruppi di podismo, i corsi di yoga. Allora, facciamo finta che io sia un giovane europeo appena arrivato. Perché dovrei venire da voi? Perché siamo il punto di partenza di tutte le informazioni che cerchi, possiamo indirizzarti verso le cose utili e il divertimento, ti spieghiamo come stipulare l'assicurazione sanitaria, sappiamo tutte le cose di cui non sei sicuro al 100%. Fai un salto e mettici alla prova, integrarsi in un luogo nuovo è sempre difficile e qui si lavora per costruire ponti con la comunità locale, uniamo l'offerta di chi cerca talenti internazionali da inserire in azienda alla domanda di chi vuole scoprire i costumi tradizionali. Alla IWCN uniamo le persone indirizzandole sulla giusta via. Allora ringraziamo Christophe, Laura, Boris, i loro graditissimi ospiti e ringraziamo voi per l'attenzione. EU Factor per questa settimana termina qui.